Cari amici, benvenuti al canale Ergans Dilettanti. Questo è il 7° episodio e parliamo di una carabina PCP libera vendita calibro 4,5, e cioè la Air Arms MPR Biathlon. In particolare vorrei parlare del perché si chiama Biathlon, delle caratteristiche generali di questa carabina e delle personalizzazioni che io ho apportato e se o meno meriti la sigla di MPR. Perché biathlon? Il biathlon io l'ho sempre visto alla televisione praticato con le carabine calibro 22. Gli atleti arrivano in piazzola e nella posizione prona o in piedi praticano il tiro. Il bersaglio è a 50 metri di distanza ed è composto da 5 bersagli reattivi. Il tiratore inserisce un caricatore a 5 colpi e deve cercare nel più breve tempo possibile di colpire tutti i bersagli. Le dimensioni dei bersagli sono mostrate qui in rapporto al bersaglio della carabina 50 metri e 3 posizioni. Sparando in piedi, il diametro da colpire è di 11 cm e mezzo, mentre in posizione prona bisogna stare all'interno di un cerchio di 4,5 cm. Leggendo il regolamento Biathlon ho scoperto però che, oltre a esserci le gare con la calibro 22, esiste una specialità carabina Biathlon calibro 4,5 ad aria compressa e la Air Arms 400 MPR Biathlon è proprio una delle armi esplicitamente menzionate per questa specialità. Le posizioni di tiro prona o in piedi sono analoghe e anche il sistema di mira. Ovviamente i bersagli sono più vicini, a 10 metri, e hanno dimensioni diverse. Qui li vedete paragonati con il bersaglio C10. In piedi bisogna stare praticamente nel nero del C10, mentre nella posizione prona bisogna stare in un cerchio di 1,5 cm, cioè entro il 7 del C10. Ma torniamo alla nostra MPR. Vediamo quali sono le caratteristiche generali di quest'arma e i particolari che la fanno classificare come biathlon. L'arma è lunga circa 975 mm e ha un peso ridotto 3,3 kg, con calcio in pioppo con una bella finitura bianca. La canna è una Lothar Walther lunga 486 mm, poggiaguancia e calciolo sono regolabili, il serbatoio è rimovibile e caricabile fino a 200 bar con manometro anteriore e la carabina è dotata di una scina da 11 mm. I particolari che caratterizzano la vocazione biathlon sono il sistema di caricamento rapido, i 4 caricatori da 5 colpi alloggiati nell'arma, il grilletto e lo scatto completamente regolabili e il sistema di mira a diotra e tunnel. Dato che io non scio e non pratico il biathlon, ho apportato alla MPR alcune modifiche. Vediamo quali. Ho sostituito il calciolo in gomma con un calciolo metallico completamente regolabile. Il sistema diotra e tunnel è stato rimpiazzato con un'ottica compatta. Il compensatore è un Precision della Air Arms e infine ho installato un palm rest in lega leggera della Iron completamente regolabile. L'installazione del calciolo regolabile è molto facile in quanto il calcio è già predisposto. In questo modo si può regolare perfettamente la lunghezza del calcio. L'appoggio alla spalla ha una regolazione in verticale un po' limitata. L'ottica UTG Buckbuster ha una lunghezza di appena 20 cm e pesa soltanto 360 grammi. Può essere agevolmente installata sulla scina da 11. Gli ingrandimenti variano da 3 fino a 12. Molto comodo la regolazione laterale del parallasse da 3 yard a infinito.
Il palm rest iron è molto utile per mantenere una posizione corretta quando si spara in piedi. La carabina ha una rotaia sulla parte inferiore della stina in cui è facile installare il palm rest, che può essere poi regolato sia nella posizione lungo la stina, sia in verticale e sia anche come inclinazione. Qui vedete un particolare del grilletto che può essere regolato in posizione, anche lo scatto è regolabile. La forma piatta del palm rest consente di usarlo anche come efficace appoggio della carabina sul piano. Qui vedete un particolare dei caricatori da 5 alloggiati nella carabina. Il caricamento dell'arma è molto agevole, si riempiono i caricatori, si apre la leva di caricamento, si inserisce a scatto in maniera molto precisa il caricatore e si richiude la leva. Il primo colpo è già pronto per lo sparo. Per i colpi successivi basta agire in maniera molto rapida sulla leva di caricamento. Come accessorio opzionale si possono utilizzare dei caricatori da 10 colpi. Ne vedete uno qui insieme agli accessori standard, che sono l'adattatore per il riempimento del serbatoio e una chiave che può essere utilizzata per facilitare l'avvitamento del serbatoio. Il manometro è un po' piccolino, poco leggibile, senza settori colorati, e forse il punto debole è la valvola del serbatoio che mi ha dato qualche problema, anche se il venditore lo ha risolto rapidamente. Ma in definitiva come va questa MPR dal punto di vista delle prestazioni? Beh, un elemento da considerare è che manca un regolatore di pressione. Ora è noto che le carabine non regolate hanno una curva di potenza un po' particolare. In un campo centrale della pressione del serbatoio si ha a disposizione un certo numero di colpi a velocità costante, mentre ai due estremi, serbatoio a massima pressione o a bassa pressione, la velocità tende a decrescere. Ora, io non ho avuto modo di fare una curva di potenza completa della mia MPR. Posso presentarvi qualche dato presentato nel sito ErganZ. Qui vedete che nel campo da 180 bar fino a 150 bar si hanno 50 tiri a velocità abbastanza costante. Io mi regolo così: carico la carabina a 180 bar e la ricarico a 110. Ho così a disposizione circa un centinaio di colpi in cui non noto delle grosse variazioni sul bersaglio. La uso alla linea 10 metri, qui vedete un cartellino tipo appunto sul bersaglio C10, però utilizzo la MPR Biathlon molto volentieri anche nel bench rest a 25 metri e nel tiro informale. In conclusione, penso che la Erams MPR Biathlon sia una carabina molto valida. Alcune delle caratteristiche che la caratterizzano come Biathlon sono in realtà molto utili anche per altri usi. Parlo ad esempio della leggerezza, del sistema di caricamento rapido, della possibilità di montare un'ottica e accessori. In conclusione, io l'ho trovata molto valida e penso che la sigla MPR, Multipurpose Rifle, cioè carabina atta a impieghi diversi, sia più che giustificato. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!